Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Ok, abbiamo due carte. La prima è l'eremita e l'altra è la carta della temperanza. È come se ottobre fosse il preludio dell'inverno in un certo senso. Con la carta dell'eremita sento come se, guardate, c'è anche la regina di spade. È come se ci fosse una sorta di ritiro, di pre-ritiro. Abbiamo anche la temperanza, una carta che parla di guarigione, come se ci fosse uno sguardo all'interno per riuscire a guarire certi lati di voi stessi, magari. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica che parla di chakra. Comunque voi aprite la tendina, guardate se ci sono link che vi interessano e se poi volete informazioni vi basterà mandarmi un'email. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile per il mese di ottobre. Abbiamo la carta della forza, un 8 di spade, un fante di spade, fante di coppe, 4 di pentacoli, 7 di spade, eremita e temperanza, cioè voglio dire, eremita e temperanza, sì, il messaggio è un po' quello che vi ho anticipato prima probabilmente. Vedo tanta introspezione comunque ragazzi, eh. Allora, adesso andiamo a vedere di spiegare carta per carta e quindi vi darò come dei messaggi un po' liberi, sciolti, un po' così. E dopodiché andremo a focalizzare l'attenzione sui single, quindi sull'amore, singolo, coppie, sul lavoro, sull'economia e via dicendo. Andremo a toccare un po' tutti i settori della vostra vita. Partiamo da questa forza. Allora, io qui ho la sensazione che stiate facendo uno sforzo, letteralmente, perlomeno è così che si parte, è così l'energia iniziale del mese. La carta della forza è anche una carta di forte apertura e generosità verso il prossimo. Andiamo a vedere. Abbiamo il Papa e un Re di bastoni. Il Papa in questo caso potrebbe far riferimento a una guida spirituale che andrete a contattare o alla quale farete riferimento, insomma, nel mese di ottobre. Mi viene da dire per riuscire a riprendere un po' in mano le redini della situazione, le redini della vostra vita. Credo che sia... Guardate, per qualcuno è un po' tutto il settore, cioè è un po' tutta la vita che nel mese di ottobre sarà messa in discussione. Adesso andiamo avanti, vediamo questo 8 di spade perché mi dà la sensazione che qualcuno non si senta libero di fare quello che avrebbe voglia, come se ci fosse qualche cosa che blocca la situazione. Abbiamo una regina di spade e un 5 di pentacoli. Potrebbero essere delle regole, potrebbero essere... tendenzialmente 5 di pentacoli è una carta di carenza economica, quindi rappresenta comunque due persone che non si sanno sostenere da soli, da sole.
Di conseguenza qui ho come l'idea con questo 8 di spade che ci sia questa tendenza, invece in realtà basterebbe solo darsi una regola e insomma essere determinati come consiglia la regina di spade. Andiamo a vedere il fante. È come se ci fosse la voglia di andare avanti, cioè la forza fisica anche proprio di andare avanti c'è, ma manca come un indirizzo qui. Andiamo a vedere il fante di spade. Asso di coppe e 4 di pentacoli, che è un'energia che si ripete. Ho come la sensazione che qualcuno tenderà a essere un po' troppo possessivo nel mese di ottobre. Potrebbe essere o con il o la partner o nei confronti dei figli, come un po' troppo, come vi spiego, opprimente non mi piace, però costringente neanche. Un po' troppo attenti, è come se vi sentissi troppo sul pezzo in un certo senso. Andiamo a vedere il fante di coppe. Quattro di spade. C'è assolutamente qualche cosa che bisogna riequilibrare tra il 4 di spade e 2 volte la temperanza. Abbiamo anche la morte per il 4 di coppe. Sento che a ottobre potrebbe esserci come... potrebbe essere una proposta effettivamente con questo fante di coppe. Potrebbe essere un'idea, ma non lo so, come la sensazione che essendoci la morte qualcuno dovrà mettere in stand-by quest'idea o questa proposta o insomma posticiparla o dire ci penseremo poi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Diavolo. E di nuovo la forza. Voglio andare a vedere anche 7 di spade. 7 di pentacoli. E 10 di pentacoli. Allora ragazzi, questo messaggio, quello che sto per dirvi, risuonerà per pochi, però ho come la sensazione che se siete in una fase dove pensate di non poter fare più di tanto perché la vostra situazione economica non ve lo permette, ho come l'idea che dobbiate iniziare a pensare, a considerare, insomma, l'idea di muovervi dal tipo di lavoro che già state facendo se siete già occupati. Cioè, non lo so, c'è un qualche tema con le finanze che non vi fa star tranquilli nel mese di ottobre. Adesso andiamo avanti, andiamo a vedere questa eremita. Abbiamo un 10 di bastoni e un fante di bastoni. Andiamo a scoprire anche la temperanza. Ok, appeso e fante di coppe, che è un'energia che si ripete. Sì, vi dicevo, ho la sensazione che qualcuno metterà in stand-by quello che potrebbe essere una proposta, un'idea, un nuovo progetto magari. L'idea principale è che sì, ci sia la forza di andare avanti, può essere, ho come la sensazione che può essere a livello lavorativo o un qualche tema a livello familiare che vi faccia, diciamo, entrare questa grinta di voler andare avanti, però nonostante tutto vi fanno come questa offerta che non vi convince tanto e da lì voi diciamo vabbè
Ci penso un attimo, aspettiamo un momento, ok? Diciamo che potrebbe essere interessante per voi vedere la cosa da un punto di vista un po' meno personale, un po' più dal punto di vista del gruppo, se vogliamo. Però anche qui avete eremita e temperanza. Da un lato mi viene da dire che da soli si va più lenti e che in coppia si va più veloci, una cosa del genere perché si uniscono le forze. È come se vi dicessero da soli, bisogna aver pazienza. Comunque vi dirò, diciamo il ritmo del mese è piuttosto calmo, è piuttosto tranquillo, ok? Allora andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore. Se siete single o avete ancora qualcuno in testa e avete bisogno ancora di purgare quella vecchia relazione, avete bisogno di guardarvi dentro, di guardare le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione, provare a mettervi nei panni dell'altro, come vi dicevo, cercare di vederlo, di vedere la cosa in modo meno personale, ma più a livello magari ampio. Potreste effettivamente nel mese di ottobre iniziare una conversazione interessante, però è come se si fermasse alla conversazione per adesso. C'è qualcosa ancora che stona, mettiamola così, non siete ancora nel pieno delle vostre facoltà, come vi posso dire, comunicative. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, io qui ho come la sensazione che qualcuno pensi di dover gestire entrambe. Ho come l'idea che in un certo senso volete imporvi come guida, se vogliamo. Si deve far così, si può far così, perché non facciamo così? Ehm, e questo diciamo che è un metodo che sì, magari potrebbe funzionare, ma è un po' castrante per la coppia. Avere tutte queste regole, diciamo che toglie un pochettino anche l'entusiasmo. So che qualcuno potrebbe pensare, in questo momento non si può fare diversamente perché abbiamo avuto X imprevisto, bisogna tagliare di qui, tagliare di lì, va bene tutto, però cercate anche all'interno delle regole nuove che andrete a mettervi di essere flessibili, di mettere la regola di riserva, tipo. Poi, per quello che riguarda le persone che invece sono in una relazione un po' strana, devo dire che non sento tanto che le cose cambieranno, nel senso che sì, magari c'è la voglia, magari c'è il discorso del sarò stato io che avendo fatto così ho potuto creare quel tipo di incomprensione, però si tratta di riportare in equilibrio la relazione in sé, prima voi con questo eremita, come se dovesse lasciarvi indietro certe responsabilità. Quando vi sentite in colpa per qualche cosa, provate a sostituire la parola colpa con responsabilità. Mi sento in colpa perché, non lo so, sto mangiando fuori passo. È una mia, sono responsabile di aver mangiato fuori passo. Quindi cambia il modo in cui il campo energetico lo percepisce. Se siete un po' sensibili, sentite anche proprio una differenza sostanziale nella percezione del quarto chakra. Comunque, ritornando alla lettura, ehm, sento che è come se aveste bisogno prima di guarire dentro voi stessi. Tipo, cosa voglio con la mente, cosa voglio con il cuore, cosa comunico e poi come lo mettiamo insieme con le cose che mi dice l'altra persona. Se questa persona vi dovesse fare una proposta, prendete tempo, perché mi sembra che sia una proposta solo per mantenervi quieti, per farvi star zitti, fondamentalmente. Ok, parliamo delle persone che vi sono vicine in questo periodo, quindi potrebbero essere i familiari, gli amici, i colleghi, i compagni di studi, compagni di giochi a carte, non lo so. Ehm,
Allora, questo risuonerà per pochi, risuona, non so perché, ma per chi è, diciamo, molto in avanti con l'età. Però ragazzi, c'è un vicino che, diciamo, potrebbe essere interessato a voi e che potrebbe anche tenervi un pochettino sott'occhio, anche se voi non ve ne rendete conto, io credo che vi sbirci dalla finestra. Potrebbe esserci un interesse di tipo romantico, dietro. Ok, questo era proprio un messaggio che da quando ho tirato giù le carte che sento il vicino, il vicino, il vicino. Può essere la vicina anche, eh. Ok, allora parliamo di lavoro adesso. Per quello che riguarda il lavoro vi sento ben presi, ben focalizzati, come se foste sul pezzo. Qualche cosa avete già in piedi, se siete disoccupati e non avete in piedi niente, è come se vi gabulasse in testa qualche cosa di nuovo, ma tutto sommato sento che è un buon periodo. Ehm, Sento come se ci fosse una acquisizione di forza, sia morale che di volontà, proprio una acquisizione di potere personale. Fate attenzione ragazzi, perché qua avete diavolo, 7 di spade e 7 di pentacoli al contrario. Se per caso ci sono degli accordi, perché il Papa parla di accordi, parla di contratti, oltre che di guida, che vi propongono, perché qui avete due fanti di coppe in questo mese, fate attenzione che sia tutto legale, perché col 7 di spade al contrario e il diavolo c'è aria di fregatura. Quindi io ve lo dico, anche il 10 di pentacoli è una carta di contratti, è una carta di abbondanza, è vero, però siccome abbiamo queste due carte, prima di firmare qualsiasi cosa, fatelo visionare da un vostro professionista di fiducia. Per quello che riguarda, allora, se non avete lavoro, allora potrebbe esservi utile, diciamo, frequentare i vostri familiari in questo periodo, perché ho come la sensazione che potrebbero conoscere qualcuno che in questo momento ha proprio bisogno di quel personaggio, di quella figura, di quel tipo di conoscenze, eccetera, eccetera. Quindi per cercare lavoro, per trovare anzi lavoro, vi viene bene il territorio familiare, diciamo, chi vi sta intorno, magari sono amici di amici e via dicendo. Ehm, Sinceramente, sì, potrebbe arrivare qualche contratto. Stavo per dire contrattino, però effettivamente potrebbe anche essere qualche contratto. Diciamo che il contratto di per sé, sullo scritto, potrebbe essere anche buono, tipo lungo periodo. Però ho come la sensazione che una volta che inizierete a lavorare, non so se sarà esattamente quello che vi aspettavate. Ok? E molte volte succede che, perché è successo alla sottoscritta, dicono no, tu prendi X euro al mese, dici, ah, mamma mia, bello stipendio. E poi invece alla fine si scopre che era lordo e quindi poi il netto che arriva è molto molto meno. Per cui c'è come una cosa di questo genere. Se siete occupati, se siete dipendenti, ragazzi, periodo impegnativo, sinceramente, periodo un po' pesantuccio. L'eremita qua mi dice fatevi i fatti vostri, confondetevi con la tappezzeria, low profile, perché uno, posso sentire delle lotte di potere tra i colleghi, due, è un po' come se vi dicessero voi occupatevi del vostro orticello, del vostro pezzettino, non guardate in faccia a nessuno, insomma, fatevi il vostro e toglietevi dalle responsabilità che gli altri vi vogliono mettere sulle spalle. Cioè, le risposte più semplici sono non lo so fare, non ho tempo, non so. Quindi, ehm, alle volte guardate, fare finta di non sapere niente vi permette di vivere in pace, tranquilli, perché nessuno viene a chiedervi niente. Poi vabbè, dipende sempre dal posto di lavoro, dipende sempre
da che cosa volete ottenere nel posto di lavoro in cui siete, però sono tecniche di sopravvivenza, io le chiamo. Se siete autonomi, ragazzi, devo dire che anche qui sento il periodo tosto, il lavoro non mancherà. Anzi, devo dire che consoliderete ancora di più i vecchi clienti, ci sarà, come dire, la sopravvivenza è garantita. Sento che siete proprio proiettati in avanti. Ripeto, potrebbero farvi questo tipo di offerta, ma fate attenzione a soci, a compravendite, anche se fossero di attrezzature di materiali. Fatevi sempre prima mandare dei campioni, insomma, cercate di controllare sempre bene quello che vi arriva, perché, ripeto, avete un 7 di spade che parla proprio di furti, di fregature, di qualcuno che cerca di eh, la terza è un po' più brutta di parola, non la dico, che cerca di fregarvi, di rubarvi dei soldi fondamentalmente. È una carta di avidità, il 7 di spade, ed è anche capovolto, ed è vicino a un 7 di pentacoli capovolto. Qui c'è area di perdita finanziaria, ve lo dico. Anzi, se state investendo, parliamo di soldi, visto che ci siamo arrivati. Ehm, Se state investendo, occhio con chi investite, informatevi sempre sulla persona con la quale state collaborando o sul tipo di investimento che vi stanno proponendo. Se per caso doveste ricevere cioè ho come l'idea che qualcuno qua perderà dei soldi sui quali contava. Potrebbero anche darvi dei premi per dire al lavoro, tipo un premio produzione, e uno dei vostri familiari, il partner, la partner o i figli ne hanno bisogno per riparare, per dire, la macchina. E quindi voi rinunciate ai vostri soldi perché c'è bisogno per ripararne la macchina. Una cosa per lo stile. È come se appunto, cioè, li vedeste passare, una cosa così. Devo dire che avete anche comunque un 10 di pentacoli che parla, come vi dicevo prima, di contratti e anche di denaro che arriva in modo un po' inaspettato. Poi potrebbero essere dei premi, potrebbero essere delle provvigioni magari che arrivano, anche delle donazioni, insomma. Mm? Se parliamo dei nuovi progetti, allora io qui ho proprio la sensazione che metterete in stand-by quello che avete sempre pensato fino ad adesso, perché è un po' come se valuterete quello che è già in piedi e se questo fantastico nuovo ideale o idea o progetto o opportunità che vi offrono vale la pena e vi potrebbe portare effettivamente un guadagno maggiore, un nutrimento maggiore rispetto a questo progetto che non sapete se mandare avanti, se concretizzarlo o da che parte cominciare. Quindi sento come una sorta di stand-by anche lì e non nego che qualcuno potrebbe addirittura decidere di abbandonare il vecchio progetto. Se parliamo di come potrebbe evolvere la vostra anima in questo periodo, guardate, avete due volte la carta dell'eremita, avete la carta del fante di spade. Sento che ci sarà molto lavoro di introspezione, molto lavoro di autoconoscenza. E anche di guarigione, mi verrebbe da dire. È un po' come se nel mese di ottobre vi chiedeste che cos'è che mi dà l'entusiasmo, cosa mi fa di nuovo scattare la scintilla per andare avanti sempre meglio, per andare avanti sempre di più. Perché, ripeto, la grinta non vi manca, la grinta non manca, però è come se aveste bisogno di qualche conferma in più. E come l'avrete? Aspettando, io credo novembre, e in questo mese di ottobre diventando osservatori del movimento, di come si evolvono le cose intorno a voi. E soprattutto è che prima bisogna conoscere se stessi, poi da lì si possono fare i cambiamenti del caso, le modifiche del caso. Però se io non mi conosco, se io non vedo che un mio comportamento crea una distorsione, se io non vedo l'errore, non lo posso neanche modificare, non lo posso correggere. Quindi non posso correggere questa distorsione che magari dà origine sempre a relazioni tossiche, ipotesi, piuttosto che altalenanti, piuttosto che insicure. Bene, andiamo a vedere che cosa vi dice Osho.
La guida, che è un 3 di pentacoli, e mi ricorda molto l'imperatore. Qui o avete bisogno voi di una guida, o c'è questa trasmutazione in guida, o per questioni lavorative, o come vi accennavo, potrebbe essere una questione di dover gestire determinate situazioni cioè intorno a voi, e comunque avete la carta dell'eremita, è il saggio, è colui che ha già l'esperienza, ha già le conoscenze, ha maturato un certo tipo di sapere che gli permette di andare avanti fiducioso nella vita, ma anche di guidare gli altri, ok? Lui è arrivato fin dove è arrivato, si è spogliato, se vogliamo, di tutte le ricchezze per andare ancora più a fondo di se stesso, per diventare ancora una guida migliore di se stessa. Ed è un po' quello che sarete, secondo me, portati a fare voi, vedendo le cose da un'altra prospettiva, autoconoscendovi, dandovi anche la compassione. In questo caso la carta della temperanza io la sento molto come un'autococcola sul cosa mi fa star bene, cosa posso fare per guarire me stesso. E la guarigione non è solo a livello fisico, è a livello anche mentale e spirituale. Noi siamo fatti di corpo, mente e spirito. Comunque sono tutti temi che tratto in modo molto più approfondito nella sezione degli abbonati, vi consiglio di dare un'occhiata. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Quanti ne sono usciti? Allora, la prima dice autunno e parla di gelosie. E qui vedo il diavolo. La seconda ci parla di imprevisti e parla di luglio. Quindi potrebbero essere dei movimenti che farete adesso a ottobre e che potrebbero poi portare come degli imprevisti verso luglio. La parte generosa della saggezza, e qui avete sia la forza che l'eremita che è finito qua sotto. Comunque è un po' come il condivido la mia saggezza, guido gli altri, ma sento che appunto un po' vi trasformerete in questa guida verso l'esterno, ma prima avete bisogno di trasformarvi voi nella guida di voi stessi, ed è per quello che magari inizio mese potreste accudire a questo pavo, a questa persona. Ripeto, quando parlo di guida spirituale, può essere una persona, ma può anche essere un libro, un percorso di studio, un qualche cosa che vi apra la mente e che vi trasformi, ok? Questa carta parla di adesso, quindi potrebbe essere di nuovo autunno, e poi abbiamo il commercio, 3 settimane. Guardate, io le metterei così, in ordine di tempo. È un po' come se vi dicessero: condividete il vostro sapere. In 3 settimane vedrete uno scambio del sapere, ricorda un po' 6 di pentacoli questa carta. Le gelosie, qua lo sento molto collegato con la carta del diavolo, anche un po' gli stessi colori, nel senso che effettivamente se iniziano a smuoversi le cose entro la fine del mese potreste suscitare delle gelosie, e magari questo vi potrebbe anche portare a degli imprevisti, delle sfide, delle problematiche da risolvere, però più avanti, perché qua parla di luglio. Bene, amici del Toro, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Nei video, insomma, riservati agli abbonati parlo di temi di metafisica piuttosto che di metamedicina, insomma, mischio un po' tutto quello che io ho imparato in più di 20 anni di studi per, diciamo, accelerare il vostro percorso di crescita. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!